Com'è studiare ingegneria informatica? Si impara a usare un computer? Si studia il linguaggio del computer in ogni sua forma, le funzionalità, gli algoritmi. Ho imparato di tutto, perfino programmare i videogiochi. Avevo provato a fare qualcosa di illegale con Donkey Kong una volta, cercando di manomettere gli script del sistema. Gli script che cosa? In parole povere, renderlo più facile per vincere. Dalle mie parti si chiama barare. Già, e farlo cambiando i codici è illegale. Lo hai mai detto a qualcuno? Sei la prima persona che sa questo mio segreto e di certo non farò mai più una cosa simile. Titi si imbarazzò, ma da un lato si sentì libera. Era una fortuna che Anderson non sapesse nulla sull'argomento, almeno non le avrebbe fatto la morale. Stava per tirare un sospiro di sollievo quando d'un tratto un senso di calore la travolse. Lui aveva appena appoggiato una mano sulla sua coscia. Piuttosto, perché non ti concentri su un altro sistema operativo? Questa mi è piaciuta. Lui colse la palla al balzo e la baciò più volte, senza lingua, come se volesse soltanto tentarla. Nessuno l'aveva mai fatto in quel modo così casto, senza un accenno di libidine. Matilde si rilassò e dopo essersi staccata lentamente, percorse il suo braccio con le dita. Si lasciarono cullare dai battiti dei propri cuori. Sia il suo che quello di lui erano in sincronia, proprio come in una canzone. In quell'istante non contava né il destino né il futuro. Esistevano solo loro due, sospesi in una bolla di vetro lontana da tutto e tutti. Che stai facendo? Volevo guardare meglio quel tatuaggio. Gli accarezzò piano lo sterno. C'erano 5 volti. Li guardò attentamente uno ad uno. La prima volta aveva solo riconosciuto Prince, ma non aveva la minima idea di chi fossero gli altri 4. Ti presento Stevie Wonder, Aretha Franklin, James Brown, Prince e Miles Davis. Glieli indicò uno ad uno col sorriso stampato sulle labbra. Se c'era una cosa che Matilde sapeva era che Aretha Franklin era stata la sua donna ideale, lo standard di bellezza a cui aveva ambito da ragazzo. Prince non aveva bisogno di spiegazioni. Non era soltanto un idolo che avevano in comune, ma colui che li aveva fatti trovare e unire. Di Stevie e James Brown, Anderson aveva tutto: carisma, allegria, energia e talento. Sogghignò mordendosi il labbro inferiore. È davvero carino. Dice molto di te. Sai io invece cosa trovo carino? Quel piercing che hai sul naso. Credevo non ti piacesse. Avevo un diamantino sulla narice destra e ho portato un septum anni fa. Mi piaceva indossarli e vederli. Anche toccarli, mormorò suave, avvicinando la punta del naso alla sua. Ti avviso fin da subito che non sono un tipo da baci all'eschimese. Preferisco i baci più spinti. È ufficiale allora. Non ti piace tutto ciò che è zuccheroso? Sono solo romantico. C'è una bella differenza. E se fosse il contrario? Anderson abbracciò più forte il corpo di lei, strappandole un sospiro che vibrò sulle sue labbra schiuse. Baciami e lo capirai. La sua lingua cercò quella di lei per accarezzarla. Si lasciarono andare e, inaspettatamente, tutto fu automatico. Titi strinse di poco le gambe in cerca di sollievo, ma era impossibile con lui. Ogni centimetro del suo corpo tatuato la eccitava, anche solo guardarlo. Si sentì sporca, perversa, bagnata. Ci sai proprio fare con la lingua, Miss Emerald. Anche tu, Mr. Lovejoy. Sospirò lei, ricordando quello che avevano fatto non poche ore prima. Anderson le cinse i fianchi per poi baciarle la riga del seno.
Significa che resterai a dormire qui. Ho pensato di portarti al Perch. È un ristorante in centro dove si può ammirare Los Angeles di notte. Pagherò il mio soggiorno con una cena romantica. Cosa ne dici? Mi sembra un prezzo più che ragionevole. Vuoi usare la scusa del cicerone per portarmi a cena fuori? Mugugnò, il volto immerso fra quelle piccole curve. Le sfuggì un sorriso. Va bene, accetto la tua offerta.